Salve a tutti, sono Luca Maria Spagnuolo, il curatore dell'iniziativa Dante per tutti. Come alcuni di voi forse sanno, la mia iniziativa si svolge ormai da 6 anni principalmente presso la città di Roma. Da 6 anni, quindi, attraverso degli appuntamenti regolari, leggo e commento pubblicamente la Divina Commedia di Dante Alighieri. Il mio progetto però intende integrare le letture dantesche con qualcosa di altro, più che cercare la modernità di Dante. Infatti intendo mostrare la sua antichità. Noi non dobbiamo piegare Dante ai nostri tempi, ma al contrario siamo noi a doverci inchinare a lui per poter comprendere così i nostri anni, ed è per tale ragione che i miei incontri danteschi sono sempre introdotti da appuntamenti sulla civiltà del Medioevo. Attraverso la lettura di leggende e di copioni teatrali medievali cerco di collocare Dante all'interno del suo contesto, un contesto che sia storico, sia culturale quanto religioso. La mia iniziativa quindi non ha una finalità per così dire scenica o teatrale. Io non sono un attore. Attraverso lo studio e attraverso la condivisione dello studio cerco di comprendere e di far comprendere le radici della nostra civiltà. Purtroppo, però, per i motivi che tutti ormai sappiamo benissimo, ho dovuto interrompere il mio ciclo di incontri. Ho pensato quindi di dare anch'io un piccolo contributo ai numerosi interventi di natura culturale che circolano sul web. Pertanto vi leggerò l'inizio di una lauda del XIV secolo proveniente dal Laudario dei Disciplinati della città di Urbino. E questo un testo poetico dove la comunità intera si raccomanda alla protezione della Vergine Maria. Rispetto ai tempi moderni, infatti, nel Medioevo, in particolar modo nei suoi secoli conclusivi, non vi era una netta divisione tra il mondo laico e il mondo religioso. Uno degli esempi più illuminanti è la cosiddetta religione civica, ossia l'impegno degli istituti comunali nella diffusione del culto del santo patrono. Molto spesso, infatti, erano i comuni, insieme alla comunità clericale, a favorire la celebrazione del santo patrono e a promuovere anche processioni in caso di calamità, come ad esempio le guerre, le carestie oppure le epidemie. Attraverso la gestione del sacro, quindi, i poteri pubblici cercavano di difendere la propria comunità. Il secolo XIV poi è anche, come sappiamo benissimo, il secolo della peste nera. In quegli anni numerose furono le processioni organizzate in onore della Vergine Maria, la protettrice per eccellenza, la sola in grado di poter mediare presso Dio e presso il Figlio per l'umanità sofferente. Non sarà un caso, infatti, che proprio in questi anni si diffonde il motivo iconografico della Madonna della Misericordia, ossia la Vergine che con il suo grande manto protegge l'intera comunità cittadina. La lauda che adesso vi leggerò, pertanto, è proprio una tale richiesta di soccorso, che probabilmente veniva cantata dalla comunità di laici e di chierici appartenente, come dicevamo, alla confraternita dei disciplinati della città di Urbino. Il popolo quindi in coro cerca la sua protezione nella Vergine Maria, ed è molto significativa la presenza in questo brano di un motivo particolare. La Vergine Maria infatti deve la sua grandezza al peccato dell'uomo. Se Adamo non avesse peccato, infatti, Maria non sarebbe mai assurta alla gloria dell'umiltà di Dio, che proprio in lei decise di umiliarsi, prendendo così la carne umana. La salvezza quindi si è spalancata all'uomo grazie al peccato. Se l'uomo non avesse peccato, non avrebbe mai avuto Dio come suo fratello e come suo figlio. Ecco quindi che ciò che ci ha allontanato a Dio, paradossalmente, è anche ciò che ci ha avvicinato a Lui. La speranza quindi non dovrà mai mancare, specialmente in momenti come quelli che stiamo vivendo in questi giorni, momenti in cui ciò che ci allontana dall'uomo sarà anche ciò che presto ci avvicinerà l'un l'altro. Alta Regina, non ne abbandonare, donna, digi pregare lo tuo figliolo, che ne aia pietanza. Donna, tu si tenuta per ragione di pregar lo tuo figlio, che nella nostra tribulazione mandi lo suo consiglio.
che l'uomo fece quella offensione, perché lo dolce giglio in teve aulente rosa si incarnao, e intanto si creao la cosa, perché ha visti l'onoranza. Ancora Adam, cioè sebbene Adamo ed Eva non pensasse, quando fecer l'offensa, che a cotanto onore ti tornasse, né a sì gran potenza, volse Deo Padre che poi si emendasse per cotale avegnienza, cioè Dio volle che l'uomo si emendasse dal peccato per cotale patto, come per Eva, fuggente perduta, per te fosse guaruta undella, nebbe pena e tu allegranza. Non fosse fatta quella offensione, ancor tu fossi pura, non si risti posta per altra casone in così grande altura. E però, se ne aiuti, fai rasone nella nostra affrantura, che simo nello mare alla tempesta, e sì per te non resta, e se per te tutto questo peccato non cessa, fallito avemo ad ogni altra speranza. Grazie.